Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui con Regina e con Ilenia e Regina ci mostrerà come realizzare questo bellissimo smokey eyes grazie alle nostre terre della linea Resplendent. Abbiamo già realizzato la base viso sulla nostra modella e in questo caso abbiamo una grande fortuna di avere la modella con le lentiggini. Se questo è il caso vostro, vi consiglio di utilizzare la BB Cream piuttosto che il fondotinta. La BB Cream ha una copertura un pochino più trasparente e un effetto abbastanza luminoso, quindi se avete delle lentiggini da mettere in mostra sicuramente è il prodotto perfetto. Abbiamo già sistemato le nostre sopracciglia utilizzando gli ombretti leggermente bagnati e abbiamo preparato il nostro occhio, la pelle, applicando semplicemente il primer. Ora ci avvaliamo di due tonalità di terre dal sottotono caldo, quella un pochino più chiara che è la numero 03 e quella più scura, la numero 04, per formare un perfetto smoky. In questo caso vedrete come possiamo utilizzare le terre al posto degli ombretti. Partiamo con l'applicazione del numero 03 e un pennellino piatto dalla parte inferiore dell'occhio, sfumandola verso il basso. Preferisco sempre cominciare dal colore più chiaro e in seguito utilizzare quello più scuro, in modo tale che quello scuro rientra gradualmente dentro il colore più chiaro e si fonde perfettamente formando una sfumatura. Ora comincio ad estendere il colore, lo stesso colore, il numero 03, anche sulla parte superiore dell'occhio. Vado a formare una sfumatura molto morbida con lo stesso colore e un pennellino rotondo, il numero 08. Per ottenere una sfumatura morbida e graduale, soprattutto sulla palpebra fissa, superiore e inferiore, mi avvalgo del pennellino rotondo numero 08. Quindi dove ho bisogno di un colore più pieno utilizzo il pennellino piatto, perché mi rilascia una macchia più accentuata di colore. Dove ho bisogno del colore più trasparente vado con quello rotondo. Ovviamente lo smokey eyes prevede la palpebra mobile completa più scura e anche la parte inferiore attaccata alla linea delle ciglia e poi la sfumatura esterna molto graduale della stessa colorazione all'incirca. Quindi vado a formare questa gradualità appunto con la palpebra mobile leggermente più scura, quindi utilizzando la terra numero 04, e l'intermedio l'avevo applicato con la colorazione più chiara. Presso il colore sulla palpebra per ottenere una maggiore concentrazione di colore. Il pennello rotondo che ho utilizzato prima ci serve in questo momento per poter smussare tutti gli angoli. Intensifico anche la linea delle ciglia inferiori. Vado a regalare un pochino di lucentezza al mio trucco, in passo, quindi vado a dargli un piccolo punto luce nella parte centrale con il numero 03, quindi con l'illuminante quello più scuro, per riprendere la tonalità della terra e per dare un pochino di luminescenza al make up. Do lo stesso colore anche nella parte centrale della palpebra inferiore, quindi le metto a specchio, sopra e sotto. Vado a dare qualche punto luce al mio trucco, quindi utilizzo l'illuminante numero 01 nell'angolo interno dell'occhio e sotto il sopracciglio. Nel caso in cui volete ripulire anche la vostra sfumatura inferiore, potete semplicemente utilizzare un pochino di illuminante e ripulire la direzione del vostro trucco. Vi regala una maggiore lucentezza e una forma del trucco più accentuata. Applico la stessa tonalità dell'illuminante anche nella zona dello zigomo, in modo tale che ci sia un passaggio graduale utilizzando il nuovo pennello 12. Come vedete faccio l'applicazione con un lato, l'altro lato lo lascio libero e vado a sfumare lo stesso prodotto con il lato libero del pennello. Potete fare lo stesso procedimento anche nel caso della terra, utilizzarla da un lato, quindi per applicare il prodotto, e con l'altro lato sfumarlo. In questo caso, visto che si tratta di uno smokey eyes, non ho bisogno di fare un'applicazione estremamente precisa. Andrò ad applicare l'eyeliner e in seguito gli regalerò una sfumatura morbida. Cerco di rendere il mio eyeliner più morbido possibile con lo stesso pennello con quale ho applicato le terre. Con la stessa matita nera sto sfumando leggermente l'inizio della palpebra inferiore. Sulle ciglia stiamo applicando il mascara Look at Me. Vado a scolpire leggermente il mio zigomo utilizzando la terra numero 01. Ho scelto questa tonalità fredda e molto chiara perché la mia modella è chiarissima. Cerco contemporaneamente di accompagnare la mia terra verso l'illuminante, in modo tale che i due prodotti si fondono insieme. Illumino leggermente la zona meno sporgente del naso. Applico il blush numero 02. Il blush va applicato principalmente nella zona della gota. Vado a fare il contorno labbra con la matita numero 08. È un rosa color carne molto delicato. Ho scelto per le labbra un colore rosato per spezzare un po' il look completamente caramello.
e vado ad applicare sopra il rossetto numero 02. Con questo la nostra proposta è completa e ci vediamo con un nuovo video.